Ciao a tutti, mi trovo all'ospedale civico di Lugano. Scusate il rumore delle macchine che passano nella strada sottostante. In questo video vi mostro quelli che sono gli effetti di un ciclo di chemioterapia folfoxiri. Vi porto con me a casa mia, sul mio letto e sul mio divano. Mi vedrete con una pettinatura che lasciamo perdere, una faccia improponibile e vestito ancora peggio. Però durante quei giorni sono così e vi mostro come sono. Se volete sapere come si fa e come ci si sente durante un ciclo di chemioterapia, vi metto il link qui sopra al mio video documentario. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Quindi partiamo col giorno 1. Finita la chemio, ormai un'oretta e mezza fa, siamo a casa. La vicina sta passando l'aspirapolvere, ma fa niente. C'è la stanchezza, quindi si va un po' sul divano, ma si cerca di venire a tavolo per mangiare. Quindi un po' di nausea, la sensazione del freddo, quindi qualsiasi cosa che è al di sotto della temperatura ambiente provoca un po' come delle scosse. Infatti le posate che erano fuori un po' fredde le tengo un po' così per non aver fastidio. E poi altra cosa un po' noiosa, le prime 4-5 masticate e ci sono delle fitte qua alla mandibola. Inizio del giorno 2, mi sono addormentato alle 3:30 e mi sono svegliato alle 6 a causa cortisone. Colazione del secondo giorno, un po' di succo di frutta, rigorosamente a temperatura ambiente. Dunque acqua fredda e bevande dal frigo assolutamente da evitare. Altra cosa, come potete vedere, un po' di problemi allo stomaco, non proprio nausea, ma questa cosa che, come diceva Verzi nel suo film Uovo Sodo, questo uovo sodo che non va né su né giù, l'appetito però, come sapete, non mi manca. Si passa poi a quella che è la mia terapia giornaliera. C'è una terapia che prendo per i primi 2-3 giorni e poi una terapia di base che prendo durante tutto il ciclo. Se non vi interessa sapere quali sono le medicine che prendo, vi capisco e skippate pure e andate avanti. Dunque, cominciamo con il menù. Un bel aperitivino, un appetizer, bustina di cortisone con 4 pastiglie da prendere, 2 oggi e 2 domani. Emend è un antinausea. Poi cosa offre la casa? Problema del singhiozzo, in questo mi aiuta il Lioresal. E ora passiamo al piatto principale, che è la terapia che prendo durante tutto il ciclo di chemioterapia. Pantoprazol, serve a proteggere lo stomaco, pastiglietta color maionese. Poi abbiamo il Daflon, una bella pastiglietta color patè di Viton. È un antinfiammatorio, la diarrea è un effetto collaterale abbastanza importante che provoca una bella infiammazione lì giù e quindi si prende qualcosa per alleviare i dolori e le pene che alcuni di voi sicuramente conosceranno. Per non farci mancare niente, un bel dessert, la cardioaspirina. Un anno fa ho avuto un ictus per il quale non si sono trovate le cause. È possibile, se non probabile, che il coagulo di sangue sia partito e sia stato generato proprio dal tumore e che sia quello che mi ha provocato l'ictus. Eccoci, l'uovo sodo voleva risalire e siamo poi all'amaro offerto dalla casa. Atorvastatina serve a ridurre la formazione del colesterolo. Io non ho problemi di colesterolo, ma in maniera preventiva si cerca di evitare che si formi in maniera tale che non si vadano dunque a creare delle turbolenze di flusso che potrebbero provocare una formazione di un coagulo. Bianco, banale, più che un amaro magari facciamo un sorbetto al limone, che è bello bianco, con un filo di vodka. È iniziato anche il singhiozzo alla grande e quindi prendo le medicine, spero servano alla causa. Questo è probabilmente l'effetto che rompe di più. Giorno numero 3, stessa terapia di ieri, quindi non vi sto qua ad annoiare. Eccoci qui in viaggio verso la clinica per rimuovere la pompetta del 5FU e tirar via l'ago. Per quel che riguarda gli effetti collaterali di oggi, la presenza del tremore e anche della sensazione di freddo alle mani è presente. Beh, la presenza è presente ovviamente. Dolore alle mandibole c'è ancora, ma sta un po' pian piano sparendo. La voce
è scesa di tono e durerà per tutto il periodo della chemioterapia. Un po' di problemi alla pancia e solito ovo sodo nello stomaco che non va nessu né giù. Pronti per la rimozione dell'ago della pompetta del 5FU? Al 3 tiro, 1, 2, 3. Wow. Sentito niente. Mattina del giorno 4, ho una faccia improponibile, tutta rossa da cortisone. Questa notte ho dormito 4 ore, dalle 4 di mattina alle 8, quindi facciamo piccoli progressi. Le pastiglie di cortisone sono finite, quindi magari da sto pomeriggio o dalla prossima notte riuscirò a riposare un po' di più. Per quel che riguarda gli effetti collaterali, comincio ad avere un po' di movimento in pancia. Il singhiozzo mi sta dando un po' di tregua. Vediamo cosa succede alla sensazione tattile dell'acqua fredda. Comincia a migliorare, cominciano a passare gli effetti. Ieri ho tolto la pompetta del 5FU e oggi comincia un po' la stanchezza, mi sto lentamente spegnendo. Vediamo la mandibola. Opla. Mandibola a posto e il risotto buono. Terapia di oggi, finito il cortisone, l'Emmed e il Lioresal, e si continua con il classico per i prossimi X giorni. Ore 13:30 cominciano anche i problemi intestinali. La stanchezza si fa sentire. Ho fatto 4 scalini per venire qui sul divano e c'ho già il fiatone, quindi si preannuncia una giornata in tuta, spiaggiati sul divano e cercando di far passare questi 4-5 giorni che saranno belli tosti. Piove. Che tempaccio, ragazzi. Perfetto per stare sul divano. Per quel che riguarda gli effetti collaterali, sono spariti quelli dei primi giorni. Comincia un po' di problemi alla pancia, ma la cosa più pesante è questa spossatezza che ti rende un vegetale. Giorno 6, scusate la faccia, sono nei giorni più difficili della chemio, l'energia non c'è, riposo assoluto. È iniziata anche epistassi, quindi sanguinamenti del naso e infiammazioni varie, e c'è una stanchezza che mi fa venire il fiatone solo a parlare. Giorno 7, situazione simile a quella di ieri, grande stanchezza, diarrea molto pesante, sono esausto. Siamo alla sera dell'8° giorno, è andato via fra alti e bassi, l'energia in certi momenti è tornata, in altri la stanchezza si è fatta sentire, ho passato qualche ora a letto. La diarrea è ancora purtroppo molto presente ed è molto debilitante. Altri piccoli dettagli, la neuropatia si fa sentire in questi giorni, è probabilmente dovuta all'accumulo dei vari cicli. E un'altra cosa di cui non ho parlato frequentemente sono i capelli. La terapia che faccio non prevede la perdita completa dei capelli, ma comunque sto notando uno sfoltimento, un diradamento. Capelli che diventano anche un po' più crespi, un po' più arruffati, e Marlene dice che somiglio ad un pulcino spennacchiato. Dimenticavo, epistassi molto presente, ogni soffiata di naso, ogni grattatina si sanguina. Vabbè. Giorno 9. Le energie stanno pian piano ritornando, mi sento un po' meglio, mi alzo più volentieri, riesco a fare 4 passi in casa. I momenti di stanchezza durante il giorno ci sono, quindi bisogna riposare, però pian piano si ritorna a vivere. La diarrea, anche quella, sta lentamente diminuendo, gli altri effetti collaterali non si fanno quasi più sentire. Sera del 10° giorno, ho avuto mal di testa tutta la notte scorsa e tutto il giorno, però ora va meglio, quindi da domani si inizia ad uscire, a fare qualche bella passeggiata e rimettersi un po' in forma. Ciao!
Ecco, giorno 12, bambini che passano alle spalle, sto meglio e sto quasi bene, pronti per una bella giornata, per una bella domenica in famiglia. Aggiornamento giorno 12, la giornata era iniziata abbastanza bene e siamo usciti, però dopo una passeggiata di 200 metri la benzina è finita e ho dovuto fermarmi, probabilmente ieri ho camminato un po' troppo. Siamo al giorno 13 del sesto ciclo di chemio. Gli effetti collaterali più o meno sono andati, ma ho ancora una gran stanchezza. Ciao cagnolino, come si chiama Emma? Tienici dove guidare. Rosellina. Allora, io e Rosellina vi diciamo che gli effetti della chemio sono più o meno andati, è rimasta però una grande stanchezza, le gambe non mi tengono tanto su, probabilmente sono stato molto inattivo nelle passate 2 settimane e devo rimettermi un po' in forma. A parte quello, rock and roll. Giorno 14, sto bene, finalmente. Spero abbiate trovato questo video interessante. Mi piacerebbe sapere qual è la vostra esperienza con la chemioterapia, ovviamente se ne avete fatta. Quali sono stati i vostri effetti collaterali e qual è lo schema che avete seguito. Se volete lasciate un messaggio qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale e seguirmi. Visto che sto tenendo il telefono con la mano, questa volta devo usarne solo uno, quindi rock and roll!